Questa non è solo una telecamera, è uno strumento potentissimo per raccontare delle storie, in questo caso specifico storie che non si vedono, sono storie sommerse, quindi sott'acqua. Oggi vi racconterò in questo video perché ho fatto questo upgrade, perché ho fatto questo investimento non da poco, sono circa 25.000 euro tra camera e il case della Gates, per come lo vedete. Vi racconterò perché mi serve questa attrezzatura per raccontare la prossima storia e le prossime storie in futuro, quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io sono Igor D'India, sono un filmmaker specializzato in avventure e documentari in zone estreme del pianeta. Questo è il mio canale, vi faccio vedere i miei documentari, il backstage dietro le quinte e sempre con un occhio attento all'ambiente, perché è uno dei temi principali che tratto. Tra pochi mesi dovrò tornare sott'acqua per raccontare una nuova storia, anche qui su YouTube, che ha un titolo provvisorio di Abyss Discovery ed è il sequel ideale, diciamo così, di Abyss Cleanup, il film. Vi lascio qui il backstage di questo video, di questa enorme spedizione che abbiamo fatto, che è durata oltre 4 anni. Il documentario era fondamentalmente trovare dei rifiuti a grandi profondità, e li abbiamo trovati nello stretto di Messina, ma anche in altre zone d'Italia come Liguria. Ora, dopo 4 anni passati a riprendere immondizia, avevo anche un po' deciso di fare un cambio di prospettiva. È successo che ho intervistato un fotografo di National Geographic, David Dubilet, che mi ha dato delle dritte, diciamo così, su come continuare questa narrazione senza raccontare solamente l'immondizia, il brutto, diciamo, lo schifo del mondo, ma anche le cose belle. Lui è uno che ha passato tutta la vita a raccontare cose belle. In questo video potete sentire tutta l'intervista, però quello che mi ha detto è stato molto potente. Ha detto: noi dobbiamo combattere l'apatia, dobbiamo combattere questa indifferenza anche delle persone, e purtroppo spesso e volentieri ormai le persone si sono completamente assuefatte al brutto, no? Allo schifo, quindi portiamogli del bello a queste persone, no? Portiamo del bello a chi ancora magari non conosce il mare o ancora non lo considera come qualcosa da difendere quotidianamente. Ora, per raccontare Abyss Cleanup il film, io ho usato una GH6 e una GH5 Lumix con scafandro, con custodia della Easy Dive. Easy Dive è un'azienda italiana, mi hanno dato veramente grandissimo supporto come ambassador, sono diventato ambassador appunto per quell'azienda, e il rapporto è durato più di 4 anni, sono ancora ambassador. Devo dire che è uno strumento molto molto utile, molto anche immediato, no? Cioè, quando cominci a utilizzare quella custodia la utilizzi già dalla seconda, terza uscita, la conosci benissimo. Era necessario però per questa nuova storia passare a un setup cinematografico e quindi cambiare anche camera con qualcosa di cinematografico. Io avevo preso da poco la Canon C70, che è la camera con cui sto filmando questo video, l'ho utilizzata in Amazon, l'ho utilizzata in vari setup, vi lascio qui dei backstage se volete approfondire, ma poi mi hanno parlato di Sony FX6, che è una camera che non è nuovissima, è una camera che credo che abbia almeno 4-5 anni, viene utilizzata come camera B per tantissimi shooting anche importanti, anche cinematografici, parliamo proprio di film. Per quanto a me piacesse molto questa idea, io sinceramente volevo restare con la Canon C70. Peccato che i scafandri per la Canon C70 non li faccia più nessuno, o meglio li faceva Nauticam, ma ora niente. Prima di passare a Sony e a Gates ho chiesto ovviamente consiglio a un operatore molto più esperto di me in termini di riprese subacquee, che gli mi ha detto: guarda, puoi fare un setup con Red, prendendo magari una Gemini di seconda mano, che ce ne sono tantissime ed è comunque una camera che va benissimo, oppure guarda che Gates ha fatto un nuovo scafandro, una nuova custodia, un nuovo setup proprio per la FX6, che è una camera molto luminosa. Ovviamente poi a alcune profondità sarà obbligatorio utilizzare delle luci perché si vanno perdendo i colori, però ci possono essere cose molto interessanti soprattutto nella serie che devo girare. Il setup, per come lo vedete, quindi con il monitor, è stato, diciamo così, obbligatorio quasi, perché giustamente mi diceva Santiago: se vuoi raccontare bene una storia e vuoi fare delle buone riprese, la cosa fondamentale per un DOP o per un filmmaker è vedere quello che sta riprendendo. Sembra una cosa scontata, però per tanti anni io con Easy Dive avevo uno schermino molto piccolo che era l'LCD, credo sia tipo un 3 pollici della GH5 o della GH6, e se la lente era sporca praticamente te ne accorgevi dopo quando vedevi il girato. E questo è un problema serio, perché poi magari devi buttare una bellissima ripresa nel cesso. Può capitare anche qua, però se hai un grosso schermo tipo questo è un Cineset Small HD, diciamo dovresti quantomeno accorgertene
Per gli amanti invece della tecnica e della tecnologia vi racconto adesso un po' meglio come funziona questo scafandro. Innanzitutto è una custodia totalmente meccanica, quindi ci sono solo parti meccaniche che vengono a contatto con la camera. Questa custodia è fatta proprio su misura per la FX6, non è uno scafandro universale come era per esempio quello della Easy Dive, che diciamo, era sia adattabile a varie tipologie di mirrorless per esempio, oppure di DSLR. Qua invece siamo in una situazione diciamo un po' meno dinamica da un punto di vista della sfruttabilità della custodia. Possiamo utilizzare solo questi due strumenti insieme. Probabilmente forse se uscirà una Mark II diciamo così della FX6 potrebbe entrarci dentro, se non faranno diciamo stravolgimenti al corpo della macchina. E poi comunque ragazzi, Gates è una garanzia, cioè mi hanno mandato una quantità di accessori, gli O-ring, il grasso per ingrassare l'O-ring prima di inserirlo, per pulirlo, ci sono tutta una serie di strumenti, un manuale di istruzione fatto veramente bene, una preparazione meticolosa dietro. Per quanto riguarda l'assistenza ai clienti, al pari di Easydive, nonostante siano in California, mi hanno sempre dato supporto, veramente grandissima attenzione al cliente, sono molto contento. Bisogna fare ovviamente delle prove, perché io ho portato questa camera in Amazzonia ultimamente per un documentario su Banda Vitoto, sul popolo di Vitoto, ho preso molta confidenza, ma prendere confidenza alla strumentazione con questo mostro tra le mani non sarà facile. È una macchina cinematografica, quindi si complica tutto in termini di peso, in termini di logistica, in necessità di assicurazioni, perché non è che potete andare in giro con 25.000 l'attrezzatura o tenerla in casa senza avere un'assicurazione, soprattutto per il trasporto aereo, danni incidentali, furto. Non viene coperto spesso il furto con destrezza, non so, sono all'autogrill, c'ho la borsa in terra, me la fregano, me ne sono accorto, colpa mia, l'assicurazione non copre. Remove the O-ring, apply grease. Sì, ma a me mica gira bene così, però. Perché torna su sta cosa? Ma che motivo c'è? Tacci tua. Ora, non mi nascondo, diciamo, la mia ansia per questa operazione, perché basta veramente poco per fare del danno. L'attrezzatura sembra super solida, è super solida, ma ci sono delle piccole cazzatelle che uno può fare che magari così all'inizio fa per inesperienza, ma che possono costare magari la distruzione di un pezzo o il danneggiamento di uno degli O-ring, per esempio, no? Pezzi che possono essere molto importanti per proprio la sicurezza dell'attrezzatura e della camera, e quindi diciamo grandissima ansia per questa cosa. Ogni volta che la chiudo, per adesso mi sembra veramente di chiudere una macchina da corsa. È un po' come quando ho portato mia figlia per la prima volta a casa dopo averla presa all'ospedale, quando era appena nata, aveva tipo 2 giorni di vita, sono entrato in macchina e ho detto no, io la riporto indietro, non sono capace. Quindi diciamo questo probabilmente me la sono portata, è andato tutto bene, ma il feeling è un po' quello anche per questa attrezzatura. Questo qua, guarda. Sì, no, è uno schermo. Questo qua è come il tablet. È uno schermo. Sì, però è a forma di tablet. Nel prossimo video proveremo questa camera sott'acqua in piscina con il nuovo setup, con degli amici che mi verranno ad aiutare per questa cosa. Se volete contattarmi, qui sotto trovate ovviamente i miei contatti. Se volete diventare filmmaker outdoor, trovate anche i nostri corsi online, trovate tantissimi approfondimenti anche gratuiti. Potete scaricare il manuale dell'Adventure Filmmaker sempre nei link in descrizione e noi ci vediamo la prossima volta.